Buongiorno a tutti ragazzi. Oggi faremo un video dimostrativo di un nuovo acquisto che ho fatto recentemente della LVS 301, il saldatore laser, quello che vedete qua e che vedete qui, ok? L'ho usato un pochino in queste settimane, un po' per capire se è una cosa valida oppure no. Diciamo che come pro io già vedo comunque la mancanza di flussi d'aria e non è male, la mancanza di flussi d'aria. Questo è un pro. L'altro pro è che hai le mani libere, quindi da una parte puoi tenere un flussante, dall'altra parte una pinzetta o insomma puoi avere una mano in più per fare. Adesso mi viene in mente questo, adesso magari può venire in mente qualcos'altro. E, ho già riparato qualche C audio con questo, ho sostituito, ho risaldato una baseband di un set, e ho fatto anche dei brevi video su YouTube e ora andiamo a vedere cosa può fare ancora. Allora, proviamo a togliere quest'alta integrata. Una cosa, la luce rossa la si vede bene quando spegnete la luce, il LED del microscopio, per posizionarla bene, perché con la luce del LED non è facile da rilevare. E comunque conviene lasciarli accesi i LED del microscopio, perché è una luce che un pochino dà fastidio, la luce del laser. Ora è partita, vedete il flussante che adesso siamo a potenza 6, come potete vedere. Questa è una scheda di prova. A 6 vedete che richiede molto tempo. Possiamo andare a vedere anche la temperatura. Che raggiunge 6. Come vedete è una bella temperatura, ma l'integrato ancora non si muove. Se ci spostiamo solo di un attimino vedete che siamo sotto al laser. Diciamo che rilevare la temperatura con questa sonda non mi sembra molto. Magari proviamo quelle laser, non è molto veritiera perché ha delle oscillazioni veramente, e comunque l'integrato ancora non si sta muovendo. Adesso sto toccando la scheda madre, vedete che è piuttosto fredda ancora. Proviamo a portare a 7. Ok, siamo a 7.
Vediamo la scheda madre cosa dice. Siamo a 320, 330. Probabilmente prima non appoggiavo su un qualcosa che conduceva calore e aveva una variazione strana. Siamo a 350 adesso sulla scheda madre. Sto toccando un componente adesso, un condensatore, per avere il trasferimento termico. A 340 in teoria con un po' di pazienza dovrebbe venire. Niente, facciamo un altro po' su perché ci vuole troppo tempo, come vedete. Andiamo a 8. A 8 vedo che siamo già a 400 gradi. Qua già si muove qualcosa. Siamo a 380 sulla scheda adesso. Il condensatore qua già si muove. Probabilmente è stato saldato perché gli altri non si muovono. Avrà una pasta più morbida sotto. Niente, a 8 ancora non si muove. Facciamo la prova. No, comunque si muove se andiamo su con i valori. Se andiamo a 9 sicuramente viene via. Ho già notato che al massimo al 10 vengono via tranquillamente, però sto testando i vari step. Ora proviamo la lente, quella col fascio più piccolo. Ok. Così. Quella col fascio più piccolo partiamo un po' più bassi, 5. E vediamo che dice. Abbiamo visto che a 8 non si muoveva. Abbiamo questo qua col fascio più piccolo, vediamo se è col fascio più concentrato e più veloce. 5 ancora nulla. Proviamo 6. Proviamo 7. Ecco, a 7 abbiamo visto un cambiamento. E vediamo anche un'altra cosa, quello che è successo a questo integrato. Si è cotta la parte plasticosa che c'era sopra, quindi non riusciremo più a vedere il verso. Come vi ho detto, la macchina laser ha i suoi pro e i suoi contro.
Questo è uno dei contro, delle volte ti può fregare degli integrati delle bobine, come ho già notato. Fregare nel senso ti può mettere in corto. Adesso proviamo a fare la pulizia, vediamo come viene. Come vedete, molto fumo. Io con la lente piccola non mi trovo anche bene, a dire la verità. Mi sembra molto aggressiva come lente, cioè mi sembra più concentrata. Le prove che ho fatto al momento mi trovo meglio con con lo spot più largo. Allora, proviamo con lo spot più largo a dare una pulita. Alexa, accendi aspirazione.
come vedete non è molto agevole, purtroppo. Devo andare un po' più vicino. Ok. È molto lenta e non vedo una differenza. Vedete, palline qua non si sciolgono, fanno fatica a 9 a sciogliersi. Proviamo a tenerlo sopra in verticale, vedere se cambia qualcosa. Vedete che comunque fa molta fatica a sciogliere, ci mette molto, poi appena ci vai sopra con la treccia proviamo a 10, al massimo, e lo proviamo a attaccare. Sinceramente mi aspettavo di meglio da una cosa del genere, però non sono molto soddisfatto. A 10 vedete che è già un po' meglio, mi sa che è il valore che si deve usare questa macchinetta. Proviamo a tirare un altro integrato, questo qua un po' più grosso, il power management. Vediamo un po'. Tiriamo via la resina a 6. Vediamo se sempre poco. Ecco, qua era lì per niente. Comunque vedete che a 8 non si spostano i condensatori, quindi mettiamo a 10 per tirare via veramente l'integrato. E
vedete che già qua a 10 è venuto via in un attimo. Per certe cose sembra molto furbo, per altre no, non è da capire un pochino questo. Ad esempio qua come aiuto vedete che può aiutare. Adesso sto usando tutte e due, sia il laser che il, vedete che pulisce discretamente. Ok, proviamo a vedere un reballing. Adesso proviamo a saldare l'integrato audio. Ho finito il carburante qua. Poi appena possibile faccio, appena ho una riparazione furba, la faccio con queste. Devo solo trovare quella furba. Lo faccio con laser così vedete un po' come si comporta. Qua ho fatto il laghetto intanto. Allora, facciamo un reballing integrato audio, così sempre su sta scheda di prova. Ok, vediamo un po' come si comporta. Alexa, spegni ispirazione. Scusate, hanno suonato il campanello, arrivo subito. Buongiorno. Ok. Allora andiamo a ribollare questo integrato del 7, fare il reballing, scusate, devo cambiare il gergo perché nei video non tutti le altre lingue non capiscono il gergo che usiamo.
gergo stretto. Allora, è normale fare la stessa cosa dell'aria calda. Ripeto, la cosa positiva è il flusso d'aria mancante, quindi vedete anche adesso quando andiamo a appoggiare l'integrato lui sta lì. Ecco, adesso il rebundling, questo non l'ho ancora sperimentato, il creare le palline. Questo possiamo provare adesso insieme, vediamo che dice. È abbastanza veloce, non è il top. Adesso vabbè, lì non ci sono saldate probabilmente perché sotto non era pulitissimo l'integrato. Andiamo di ripassare. Ok, adesso le saldate tutte. Bene, manca una, ma non è un problema. Vedete come cuoce sotto? Io sinceramente per questo prediligo l'aria ancora. L'aria è molto meglio, non crea queste ustioni, questa è molto aggressiva come vedete. Poi non è strinato anche l'integrato. È logico che adesso era una temperatura molto elevata, 10, probabilmente si può tenere anche un po' più bassa. No, non l'ha strinato, solo un po' inscurito, ma non l'ha rovinato. Ok, abbiamo visto che anche il rebundling lo può fare, con qualche accorgimento, ma lo può fare. Proviamo a risaldarlo e vediamo che dice. Vabbè, adesso il verso, anche se non è quello giusto, non è un problema, tanto è una scheda morta, cioè la usiamo come ricambio, quindi ok, andiamo ad andare un po' più bassi, visto che lo stagno è più morbido, proviamo a 8. Vedete che comunque è molto lento. Andiamo a 9, non si è ancora posizionato l'integrato.
comincia adesso a 9 a posizionarsi. Ok, vedete che si è soldato e io sto tenendo il dito qua, vedete che si sta sciogliendo, io sto tenendo il dito, faccio vedere, vabbè, faccio vedere un cavolo perché è tenuto lì, e il mio ditino, ecco, lo intravedete lì, sì, l'integrato si muove, il mio ditino sta toccando la scheda madre, diciamo che è calda ma si può tenere un pochino, qualche secondo. Quindi questa è la cosa più bella, è che lo stress termico non c'è nella scheda madre. Questa è la cosa più bella. Però, ripeto, bisogna stare attenti perché non tutto si può togliere con questo. Facciamo la prova della baseball. La prova della baseball. Vediamo un po' questa come si comporta. Non è abbastanza, quindi ci vuole un po' più di potenza qua. Ok, adesso comincia. Ecco qua. Apparentemente sembra tutto ok, non ha fatto dei grossi danni, ha tirato via il suo integrato, però comunque dobbiamo arrivare a 10, dobbiamo arrivare a 10 per fare qualcosa. E la pulizia diciamo che ecco questa
sì, la pulizia si può fare anche senza treccia con la lama, vedo che comunque tira via di resina. Ecco, una cosa che ho notato è questa, che buca, se lasciata lì un pochino può fare la scheda madre che è fatta di, adesso penso bacchelite, ma in preciso non so cosa. Ecco, qua vedi ha fatto una fiammatina, adesso avete visto, e ha portato via delle, non so perché, no, vedete? Ma non l'ha rovinata, ha portato via solo delle piazzole dell'NC probabilmente. Comunque non si comporta male, dai. Allora vediamo con degli integrati tipo il wifi, questo, come si comporta. Dopo proviamo anche la NAND, ok? Ok, quella fumata lì è solo la resina, non prendete paura, è la resina che reagisce così col laser. Allora, così. E così. Ok. Allora, ora proviamo a tirare via l'integrato wifi. Vedete che comunque ci mette il suo tempo, anche alla massima potenza. Questo qua con l'aria calda di solito una decina di secondi lo tiriamo via. Ecco, comincia a venire. Diciamo che per integrati così grossi non mi sembra una cosa molto furba e molto pratica. Comunque ha tirato via solo con una piazzola, è saltata via.
molto lungo come procedimento e questo era un impiegato molto alto, ci ha messo molto tempo. Diciamo che anche qua è meglio l'aria. Ecco, io ho avuto problemi in una bobina simile a questa. Vediamo un po' cosa combina. Se me la brucia, probabilmente mi brucia la resina superiore. Ok, vediamo un po'. Oh, i problemi che ho avuto io sono stati perché la bobina aveva già i suoi problemi. No, questo è rimasto buono. No, non ho capito perché. No, va bene. Non ho capito perché l'altra volta mi ha creato il problema. È stato solo un singolo caso, ho avuto come problema strano, cioè mi ha messo in corto. Cioè questa bobina si è bruciata e non era un corto, l'ha isolata, diciamo. Allora, torniamo a saldare. Qui non c'è aria, quindi non si sposta più di tanto. Va bene. No, proviamo con... è stata staccata però. Adesso ce n'è una che non è stata staccata. Difficile che sia, ma proviamo. Possiamo provare anche a staccare la RAM. Vediamo. Questo è un iPhone 4. Un iPhone 4. Guardate che RAM che ha, è altissima. Proviamo a staccare questa. Vediamo cosa dice. Vedete cosa sta facendo? Questa è la paura mia.
vedete? Se non ci mettete qualcosa sopra, ho notato che fa e se abbassate la potenza logicamente non fa il suo lavoro. Vedete cosa combina? Anche 9 fa danno. Diciamo che la rama la può tirare via, ma questo è da buttare. Vabbè, se si tira via di solito è perché è da sostituire, però vedete quanto è aggressivo sto laser. Però diciamo che sotto non va a intaccare la CPU, la saldatura della CPU. Questa è una cosa positiva. Quindi questa è una cosa da valutare, può servire per il distacco della RAM. Se è da cambiare lei, logicamente. Ok, e non dimentichiamoci dei connettori. Questa è la cosa, la nota dolente. Vediamo se mi fa la stessa cosa che mi ha fatto con altri. Purtroppo i connettori li distrugge, cosa che non succede con l'aria calda. Adesso ne ho provati 3 o 4 per capire se era una cosa fattibile, però proviamo di nuovo. Adesso teniamo basso, partiamo da 8, partiamo da 8 e tiriamo via questo qua. Ok, vediamo cosa dice. Alexa, accendi aspirazione. Vedete che sta sciogliendo qua e lui non si muove ancora. Guardate un po', guardate, lo distrugge. E sono 8. Proviamo a 6 con un altro. Proviamo a 6 con un altro, tipo questo.
momento non trovo tanti pro, purtroppo. Diciamo così, diventati bravi a usare la pistola termica, chiamiamola, ad aria, o il flusso ad aria, che questo qua al momento non mi sembra una cosa rivoluzionaria, forse per alcune cose, ma al momento vedete anche voi che, ripeto, visto con la RAM, ho visto che ha fatto un bel lavoro, anche se l'ha bruciata, ha fatto dei fori, e non c'è dispersione di calore, quindi questa è la cosa molto buona, questa. Vedete che qua non si squascia niente. Andiamo a 7. Ho provato anche ad avvicinarmi con il manipolo, ma non cambia granché. Qua vediamo che non si muove neanche a 7, andiamo a 8. Comincia a sciogliersi, ma si scioglie anche la plastica, vedete? Guardate, la distrugge. Niente, può servire per togliere quelli rotti, quello sì, se volete dar meno calore alla scheda madre. Alexa, spegni aria, spegni ispirazione. Niente, il mio video termina qui, ricordatevi di iscrivervi se vi piacciono i miei video. Oggi abbiamo provato la LVS 301 e abbiamo notato pro e contro. Diciamo che la cosa più bella è il calore che non viene disperso su tutta la scheda madre, ma solo su quella zona. E quella è una cosa, per non creare ulteriori danni alla scheda madre, diciamo che è la cosa più bella al momento che vedo. E nient'altro, il resto mi sembra non rilevante, chiamiamola cosa. Quindi al momento ci fermiamo qua a fare molti test e al momento ci fermiamo. Buona giornata a tutti.